Alice Algarten nasce a New York nel 1874. La madre, Julia Nordheimer, abile pianista, è figlia di un musicista tedesco di fede ebraica, che aveva fatto fortuna in Canada come produttore e distributore di strumenti musicali, editore e impresario. Il padre, Adolf Algarten, è un imprenditore farmaceutico di grande successo, socio della Lanman Kemp e a lungo presidente del Mount Sinai Hospital. Appartiene a una famiglia di banchieri tedeschi operanti negli Stati Uniti. Morirà lasciando Alice appena adolescente. A partire dal 1894, Alice, da Amburgo, dove si è trasferita con la madre, compie viaggi sempre più lunghi in Italia. Nel 1897 le due donne fissano la propria dimora nella capitale, concludendo un viaggio opposto a quello dei tanti emigranti che intorno a quegli stessi anni lasciavano l'Italia per raggiungere la Germania e l'America in cerca di fortuna. Le facoltose famiglie di banchieri, in mezzo alle quali Alice è cresciuta, gestiscono all'estero il suo cospicuo patrimonio, di cui lei dispone liberamente. Nel 98, a Roma, prende parte alle attività dell'Unione per il Bene e in particolare dell'Unione di San Lorenzo, associazione filantropica che ha tra i propri progetti il miglioramento delle condizioni di vita insalubri del sottoproletariato che lì risiede. L'associazione compie opere di risanamento igienico su un buon numero di alloggi messi provvisoriamente a disposizione dalle banche. Altri interventi includono l'apertura di un asilo, una biblioteca e una farmacia, dove i medicinali possono essere acquistati al prezzo di un bicchiere di vino. Alice, seguendo la tradizione di filantropia degli Algarten e dei Northeimer, è tra i più munifici contribuenti della sezione sanitaria dell'Unione. Nel 1907, proprio a San Lorenzo, negli edifici nuovamente ristrutturati dall'Istituto Romano dei Beni Stabili, Maria Montessori aprirà la prima casa dei bambini. Nel 1898 Alice Algarten conosce Leopoldo Franchetti, anche lui membro dell'Unione. Ricorda Zanotti Bianco. Franchetti seguiva l'Algarten nelle visite a domicilio nelle inchieste del quartiere di San Lorenzo, a quei tempi poverissimo, e partecipava alle sue preoccupazioni per la sorte dei fanciulli abbandonati e di quelli liberati dal carcere. Con lui, di cui apprezza la risolutezza e il senso pratico, e con il contributo economico della madre, Alice si fa carico anche dell'esperimento della scuola colonia agricola del quartiere Flaminio, dove venivano istruiti i ragazzi sbandati di Roma, posti sotto la responsabilità di Don Brizio Casciola, un prete in odore di modernismo. Franchetti e la Algarten si sposano nel luglio del 1900 e iniziano a dividere il loro tempo tra Roma e la loro tenuta alla Montesca presso Città di Castello. Alice attua nella nuova terra interventi della stessa natura di quelli che porta avanti nella capitale, preoccupandosi del miglioramento delle condizioni di vita dei propri coloni come di quelle degli abitanti del centro urbano, con iniziative proprie del femminismo pratico di inizio secolo. Sotto i suoi auspici, presso il locale ospedale, apre nel 1908 l'aiuto materno per dare supporto medico, medicinali e latte ai bambini sotto i 3 anni. Commemorandone la breve vita, un contemporaneo la ricorda mentre in grembiule bianco pesava i bambini per i quali era stato munto il latte delle mucche che allevava per lei, invece di cavalli da corsa o cani da caccia, una delle tante donne straniere che la coadiuvavano nei suoi progetti. Nello stesso anno Alice apre in città la Tela Umbra, un laboratorio tessile provvisto di un asilo aziendale ante litteram,
che liberava le lavoranti dalla preoccupazione di accudire i figli. Il laboratorio, il cui orario veniva adattato alle necessità delle famiglie, permette a donne di umili condizioni di procurarsi un reddito e di mettere a profitto una competenza domestica diffusa nelle campagne. Una visitatrice americana del tempo racconta. Le mogli dei contadini che tessono sotto le finestre delle cucine sono mogli felici, poiché la signora della villa ha portato la luce nelle case, ha fatto mettere i vetri alle finestre e ora le pesanti imposte che proteggevano dalle intemperie possono restare aperte anche d'inverno. Ma la signora ha portato la luce ai suoi coloni anche in un altro modo. Ha dato ai loro figli le scuole. Fin dal 1901, infatti, nella villa della Montesca viene aperta una prima scuola elementare che accoglie inizialmente i figli dei mezzadri dei Franchetti. Rivedo e rivivo le ore di impazienza e di trepida attesa del primo giorno di scuola. All'alba del 15 ottobre 1901 salimmo sulla vasta terrazza adiacente all'aula. Finalmente vedemmo arrivare dalle diverse stradicciole i primi bambini, accompagnati dalle madri. Muovemmo loro incontro con tutta la nostra gioia, con tutta la nostra gratitudine. Da quel giorno la scuola fu il principale pensiero di quella santa. Per renderla sempre migliore, intraprese studi e viaggi in Italia e all'estero e portò, adattandolo al nostro ambiente agricolo, quanto aveva in altre scuole notato di utile e di pratico. Quel primo anno si iscrivono alla scuola montesca circa 40 studenti ripartiti tra la prima e la quinta classe. L'anno successivo Alice istituisce una seconda scuola nei locali di una fattoria per i figli dei suoi coloni che abitavano più lontano dalla villa, nella zona di Rovigliano. Poiché le famiglie impiegavano i bambini nei lavori dell'orto, dell'aia o nel pascolo degli animali, gli orari delle lezioni venivano concordati con le madri. Le scuole, presto aperte a tutti i ragazzi della zona, erano veri e propri luoghi di vita. Gli alunni venivano visitati da un medico che si assicurava della loro crescita e delle loro condizioni fisiche, di cui si teneva traccia nelle carte biografiche individuali. Alice aveva donato alle scuole della zona ben 9 bibliotechine e quelle della Montesca e di Rovigliano erano fornitissime e sempre a disposizione dei bambini con il loro sistema di prestiti autogestiti. Eppure, paradossalmente, quella della Hallgarten era anche una scuola senza libri. La scuola senza libri era tutta piena di saggi oggettivi di vita animale e vegetale, esposti alla osservazione giornaliera dei fanciulli. Vaschette di vetro contenevano pesciolini appena nati, di cui si sarebbe seguito lo sviluppo, ranocchie in metamorfosi, semi di varie piante in germoglio, eccetera, donde poi i primi tentativi di rappresentazione grafica delle forme e di riproduzione di colore. Là dentro i bambini non avevano tempo di annoiarsi, erano felici, felici nelle ore di inconscio apprendimento, felici quando entrando alla scuola, sotto gli occhi della benefattrice, si spogliavano, legando il camicino a mezza vita, per porgere il musetto, il collo, le spalle, le mani, le orecchie. Oh, le terribili orecchie! Alle mani pronte delle maestre, spumeggianti di saponata. Felici quando alle 11 sedevano a una lunga tavola dinanzi a una scodella colma di pappa calda, odorante di brodo e di legumi, con la visione della fetta di pane e miele o conserva che avrebbero ricevuto all'uscita. La Hallgarten indirizzava scrupolosamente il lavoro delle maestre, esigeva che risiedessero vicino alle scuole, fornendo loro ospitalità, e le selezionava anche in base alla loro buona salute fisica e morale. Oltre a un laboratorio ben fornito
e a un aggiornatissimo materiale didattico di tutte le provenienze, forniva loro dispense per le lezioni di scienze, che preparava lei stessa insieme alla sua collaboratrice Mary Hamilton. Alla Montesca e a Rovigliano si costruiva organicamente il sapere degli alunni, iniziando dal loro ambiente di vita e appoggiandosi sulle più moderne esperienze pedagogiche internazionali. La didattica si fondava sull'osservazione diretta e gli alunni si avvicinavano alla botanica così come alle altre scienze con esperimenti concreti. Scienze della natura e scienze dello spirito vi si implicavano reciprocamente. L'approccio interdisciplinare consentiva di legare alle scienze il disegno con cui si rappresentava ogni fenomeno osservato, e poi la matematica, la geografia e, alla geografia, la storia, le letture, le composizioni. Le due scuole aprono ai figli dei contadini delle campagne tifernati un mondo ad essi ignoto. Vi funzionava, oltre alla biblioteca, anche una pinacoteca circolante, che consisteva in un sistema di prestiti di riproduzioni di opere d'arte che i bambini potevano scegliere di tenere nelle loro abitazioni per qualche tempo, prima di restituirli. Riproduzioni più piccole erano distribuite in guisa di premi da poter conservare. Per i ragazzi, Alice Algarten organizzava incontri con scrittrici che abitavano nei dintorni, come quello con la poetessa Vittoria Aganur Pompili, o quello con Evelyn, raggiunta a San Sepolcro con il treno del tocco e mezzo a causa della buona signora baronessa. Gli ospiti della villa visitano sempre le scuole, come fa Hermann Lietz, che arrivava in bicicletta con i suoi studenti dalla Germania, o l'inglese Edith Bradley, autrice insieme a Bertha Lamotte del volume The Lighter Branches of Agriculture, o il francescanista svizzero Paul Sabatier. In classe si leggono inoltre racconti fatti tradurre appositamente e entrano i giornali d'Italia presenti in villa, tra cui il Corriere e la Tribuna, dai quali la Hallgarten chiede di presentare ciò che si trova di meglio in occasione del cinquantenario della liberazione dell'Umbria. La città è un altro terreno di apprendimento. Appena inaugurato il Cinema Galvani, nel 1908 Alice Franchetti scrive: Approvo molto l'idea di portare i bambini al cinematografo, però se vedranno solamente soggetti buoni, utili e belli e che se ne rendano conto, in modo da poter fare una buona composizione. si organizzavano gite educative in carrozza o in treno di uno o più giorni, verso destinazioni le cui distanze andavano ben al di là di quelle di cui i ragazzi avevano esperienza. Oltre al patrimonio artistico e architettonico, le gite consentono di visitare impianti industriali, come la Buitoni, o le nuove infrastrutture per la produzione di energia elettrica appena costruite, mentre in classe gli alunni si familiarizzano con la tecnologia del tempo. La baronessa organizza lezioni di canto con la presenza di un maestro di musica per la sola domenica, in modo da superare l'opposizione eventuale delle famiglie alla perdita di tempo dei figli. Lei stessa, figlia e nipote di musicisti, vuole che l'atmosfera sia festiva, gioiosa. Queste scuole e la tua cooperazione a tutto ciò che si fa alla Montesca sono le più belle gioie della mia vita. Ho già comprato un buonissimo mandolino e spero che piacerà e che sarà utilissimo anche per trovare il tono per i canti di scuola. La scuola, che permette agli allievi di lavorare con intelligenza i propri poderi, è ben lontana dal vincolarli alla terra. Quando nel 1916 Angelica De Vito Tommasi affidò ad alcune pagine de I diritti della scuola il racconto di una visita alla Montesca, mise l'accento proprio sulla sua capacità di operare nel senso di una mobilità sociale. Dopo aver studiato nelle due scuole la generazione che si forma, ho modificato molto le mie apprensioni. Sono bensì ragazzi e ragazze più o meno pulitamente scalzi in quelle scuole e in ogni classe,
Ma quanto non promettono essi coi modi gentili, col senso muscolare affinato, con la dizione corretta, con l'amore delle sante memorie e dei fiori. Tanto che già 2 di quelle contadinelle sono a far le tecniche nel capoluogo, dove certamente avranno adottato le calzature.